Ciao ragazzi, bentornati su NeoCastroMiniators Vlog TV. Ho un tavolo pieno zeppo di progetti. Oggi faccio una puntata un po' speciale dove vi racconto cosa sto facendo con tutti i miei sponsor, o quasi tutti, e mettendo insieme anche alcuni sponsor, e vi spiego come funziona il progetto di NeoCastroMiniators per quest'anno, perché diventerà una vera e propria TV con un palinsesto, e quindi il progetto è appunto unire le forze per fare un vero e proprio hub del lobby, dove voi potete praticamente approdare e guardare tutto quello che può interessarvi, dai tutorial alle partite, sperando che il Covid finalmente pian pianino scemi, finalmente potrò avere invitati in studio, quindi faremo partite insieme, faremo delle interviste sull'altro set, ma soprattutto adesso vi racconto tutto quello che faremo per quanto riguarda appunto gli sponsor, e vi racconto anche un pochino gli sponsor in questo momento cosa stanno facendo. Dopo la sigla. Allora ragazzi, innanzitutto grazie a tutti voi per quest'anno passato insieme. È un anno sicuramente che è andato in maniera un po' particolare grazie appunto al Covid, alla pandemia, quindi stranissimo, ma devo dire che lo studio e la TV, la Vlog TV sta andando benissimo. Su YouTube è un po' più lento il progressivo, diciamo, della crescita, perché chiaramente siete quasi tutti italiani, però c'è una bella community che mi scrive anche tramite poi Facebook Messenger, quindi molto bella, dove scambiamo già informazioni per quanto riguarda lobby, quindi come dipingere. Qualcuno mi chiede attrezzature, consigli sulle attrezzature, però bello, una bella community che si sta proprio accerchiando intorno, diciamo, al vlog. L'altra cosa molto bella invece, su Instagram siamo quasi a 3000 follower, e per un anno di lavoro è una bella cifra, un bel numero, e questo mi ha fatto diventare visibile, diciamo, a molte persone, nonché agli sponsor che pian pianino stanno venendo. Attualmente ci sono 12 sponsor della TV, ogni sponsor non paga, quindi io non guadagno introiti da quello che stiamo facendo, ma perché io sto cercando di far conoscere la televisione. Quindi se avete anche amici e tutto il resto, persone che possono essere interessate, chiamatele, diteli di iscriversi al canale, facciamo in modo che cresca anche il canale della TV stessa, perché è quello che ci interessa, fare un hub che possa accerchiare tutto intorno a un unico posto, le varie tipologie, dal hobbista piuttosto che il produttore di miniature, il produttore di elementi scenici, il produttore di mat, e comincio a parlarvi un pochino degli sponsor. Innanzitutto lo sponsor che più vicino a me qui, ce ne sono due in realtà qui a Mestre. Il più vicino in assoluto, che è il primo che è partito con me, è Arcadia Giochi, quindi saluto Samuele. Vi do una notizia bomba su Arcadia: tutti quelli che si presenteranno ad Arcadia anche online, a nome nostro, a nome mio, quindi a nome mio Custom Miniatures, Sam farà il 20% di sconto, quindi tu per sempre. Quindi è come avere una tessera da lui, solo che le tessere da lui sono intorno al 10%, mi sembra, quindi tessera Fidelity, no? O Fidelity Card. E invece in questo caso, molto interessante, tutti quelli che verranno a nome del vlog avranno il 20% di sconto, quindi una bellissima iniziativa di Samuele. Tra le altre spedisce anche online, quindi se qualcuno di voi dovesse avere difficoltà nel periodo di pandemia a reperire i propri giochi, anche perché non può spostarsi, può tranquillamente ordinare a Samuele ad Arcadia Giochi, poi sotto avete il link sotto il video e potete ordinare quello che volete. Tra le altre, lui adesso, oltre alla Games Workshop, ha una linea stupenda della Lego, è una cosa abbastanza nuova che ha iniziato, ma devo dire che sta avendo un successo inaspettato anche quello, perché è incredibile come ci siano tantissimi hobbisti che siano appassionati anche di Lego, dal vintage, quindi alle vecchie cose, piuttosto che le ultimissime nuove, che sono spettacolari e incredibili. E questa era Arcadia. IMA SFX è quello che mi ha aiutato a fare
praticamente lo studio, stiamo continuando a fare lo studio, quindi con Alessio Pieroni, che saluto tantissimo, che è un fratello oltre che un amico per me da tanti anni. Stiamo finendo ancora di allestire tutta la stanza, quindi il set delle interviste avrà la parete come questa che vedete alle spalle, che è stata tutta, come vedete nel backstage, texturizzata da noi, e la porta diventerà una porta di bronzo gigantesca, quindi sarà un lavorone anche lì, però sta finendo, mancano solo queste due cose e ci siamo. Un'altra cosa importante, allora, per i mat useremo i mat di P-Work, con cui mi trovo benissimo in questo momento, perché poi non so se li vedete, vi calo un pochino, qui vedete gli elementi scenici di P-Work, ma poi ve li faccio vedere in particolare da vicino. Ci sono già più di uno speciale per quanto riguarda P-Work, quindi vi rimando a quei video, anche magari con un link che metto dopo. E nel caso di P-Work stiamo facendo delle cose veramente belle, perché allestirò praticamente un tavolo fantasy e un tavolo 40.000, nonché qualcosina anche di Warcry probabilmente, e lo useremo appunto per poter giocare le partite che faremo online. P-Work sta facendo con me un lavoro fantastico e lo ringrazio tantissimo, ringrazio soprattutto Alessandro, ma tutta la squadra e il loro team, perché mi stanno aiutando moltissimo con spedizioni, con scontistiche, per fare in modo che la TV possa avere materiale da mostrare. Ovviamente è ovvio che è uno scambio sinergico, no? Perché a loro fa comodo ovviamente che ci sia una visione maggiore del loro materiale, e a me fa comodo ovviamente avere il materiale per poter fare le trasmissioni. Quindi è quello lo scopo degli sponsor: far conoscere l'hobby, far conoscere alla community l'hobby, ma anche la community stessa voglio che venga conosciuta. Quindi se voi guardate per esempio su Instagram, io seguo moltissime persone, migliaia di persone, perché non seguo solo il Duncan della situazione eccetera, capito? Cioè, non vado a seguire solo il pittore figo e faccio il figo anch'io con 3.000 follower e 30 che mi seguono, non di più. Voglio che la gente sappia che io ci sono, quindi tutti quelli che dipingono e che posso seguire quando sono interessato a un lavoro che fanno, li seguo in modo tale che ci sia uno scambio e magari poi ci possa essere una crescita nell'hobby. Questo per quanto riguarda i tappeti da gioco, quindi P-Work, e poi anche GameMat, che è un'istituzione. GameMat è stata quella che quasi li ha inventati, diciamo, i tappeti da gioco, e anche GameMat mi sta aiutando moltissimo spedendo materiale che servirà a fare le trasmissioni. Poi c'è Weird Edizioni, che dire, Massimo e Elisabetta, ciao ragazzi, loro sono veramente diventati più che amici, stiamo facendo un lavoro stupendo insieme. Devo vedere se posso dirvi una cosa, e lo dirò in un altro video perché devo prima sentire Massimo e Elisabetta, però ho una notizia ufficiale che riguarda Weird e quello che farò con Weird, che è una bomba atomica. Cioè, proprio immaginate una bomba atomica, è una bomba atomica, quindi una cosa, avete presente HeroQuest con la Hasbro? Una bomba atomica di quel genere lì. Quindi faremo una cosa insieme in Italia quest'anno che vi interesserà tantissimo, ma proprio tantissimo, e ve ne parlo nel prossimo video proprio a parte, perché solo su quello farò delle trasmissioni particolari per presentare i prodotti. Dopodiché probabilmente stiamo lavorando adesso all'idea di dirigere, ovvero farmi dirigere una serata, diciamo, sul loro canale Twitch, quindi Weird TV su Twitch, molto interessante, molto bello. Faremo una sorta di talk show, non sarò da solo, ci sarà anche il resto dello staff che collaborerà, e quindi sarà bellissimo perché sarà una cosa parallela al Neocast Miniatures Blog TV. E poi ovviamente su Neocast Miniatures Blog TV ho tutti gli altri progetti con Weird, vi faccio vedere un attimino un po' di cosine nuove che stanno facendo in questo periodo. Innanzitutto Weird sapete che produce giochi di ruolo e localizza soprattutto giochi di ruolo in lingua italiana, quindi uno staff bestiale, più di 20 anni di lavoro, sono incredibili. Massimo e Elisabetta hanno una professionalità fuori dai modi, ma soprattutto non hanno mai perso in tutti questi anni di lavoro, mai perso la loro grande capacità di essere anche loro entusiasti e giocatori stessi, cioè community stessa, ed è quello che mi piace tantissimo di loro due, con cui infatti condividiamo assolutamente, insomma, questo ideale, che è quello di divertirsi. Cioè non è detto che lavorare debba significare per forza
fare fatica, non è detto che sia per forza, tra l'altro la fatica ne fanno tantissima, perché solo quest'anno, nel 2020 che c'era la pandemia, hanno prodotto più di 5 o 6 prodotti, quindi cioè, adesso poi vi dirò la cifra esatta quando li sentirò e ne parleremo in un altro video, ma è incredibile la quantità di materiale che stanno sganciando fuori questi ragazzi. Numenera, per esempio, Numenera non ha bisogno forse di presentazioni perché è un gioco di ruolo incredibile che hanno edito già da diversi anni, e questa è la nuova edizione, veramente una super confezione. Questo è merito di Massimo che ama tantissimo i box come me, io vado matto box come lui, e come vedete insomma poi non vi faccio vedere ora niente, non vi spoilerò nulla perché farò una puntata solo su Numenera per farvi una recensione a mo' di Trudvang e così anche altri. Predation è un altro gioco di ruolo, in questo caso di Cypher System. Ecco, il Cypher System poi ne faremo un particolare puntata dove ne parleremo, perché è un sistema come lo è il D20 System di D&D per esempio, ed è un sistema veramente innovativo, per cui c'è un libro intero che potete utilizzare edito da Montecook, tra le altre che aveva a che fare con D&D, e la cosa più interessante è che è un sistema che vi permette di fare il vostro gioco di ruolo, quindi una volta letto questo libro voi potete inventare il vostro gioco di ruolo. Tra le altre Weird è sempre alla ricerca di nuovi contenuti e quindi anche nuovi collaboratori che siano in grado di lavorare professionalmente bene, quindi perché no, potrebbe essere addirittura uno sprono a farvi lavorare nel mondo del lobby. Godfall, altro gioco di ruolo, sempre Cypher System, e sempre Cypher System Unmasked, che sarà una puntata fighissima secondo me, perché innanzitutto io accanto a me ho il laboratorio di maschere del Campiello, dei miei due amici Edoardo e Marco, anche loro dal 93 addirittura che vanno avanti, Edoardo soprattutto dal 93 che fa maschere, ma insomma hanno questo laboratorio fighissimo di maschere non solo veneziane in cartapesta tutta tradizionale, quindi fatta a regola d'arte veneziana, ma hanno questo laboratorio dove stanno facendo delle maschere innovative d'arte proprio con idee bellissime, e un giorno andrò a visitarli, così faremo una puntata anche su di loro e si potrebbe ricollegare tranquillamente a questo gioco di ruolo qui, quindi potrebbe essere molto interessante anche per i giochi live. E poi c'è questo meraviglioso Coriolis che in questo caso non va confuso con l'effetto Coriolis, però insomma diciamo che Coriolis, ecco, è un gioco di ruolo, guardate solo la copertina, e questo è una versione limitata, edizione limitata del manuale base, e Coriolis è veramente un gioco eccezionale. Vi farò un'altra puntata dedicata solo a questo, e come vedete qui c'è la Weird che come sempre fa la localizzazione in italiano. È un gioco ambientato in un mondo fantascientifico eccezionale. Poi la Weird sta facendo uscire cose bestiali come Alien, quindi Alien addirittura fatto a modo proprio di gioco di ruolo, ma con l'ambientazione che potete conoscere tranquillamente tutti quanti ormai, e sicuramente sarà interessantissimo. Poi c'è questa bomba atomica di cui vi parlerò. Massimo, Elisabetta, aiutatemi perché la voglio dire ma non posso dirla, quindi la diremo, ok? Vado avanti con gli sponsor. Poi c'è My Dungeon insieme a Zealot Miniatures. Questo è un progetto che a me interessa tantissimo ed è questo che vedete qua. In poche parole, My Dungeon lo conoscete, io sto ancora dipingendo e non avete idea della mole di lavoro che c'è da fare, perché praticamente, e anche qui mi calo così dovreste poter vedere anche se da lontano, poi vi faccio delle zoomate magari. My Dungeon e Zealot Miniatures hanno fatto questi due sistemi. Zealot diciamo che è un produttore inglese che con un artista che molti di voi conoscono che è Boris, è incredibile, fa dei lavori incredibili a mano ancora con pasta verde, quindi non stampa in 3D, quindi non lavora diciamo in ZBrush in 3D, e sta facendo praticamente, anzi l'ha già finita, insieme a Zealot, tutta la serie che va a richiamare HeroQuest. HeroQuest sta per uscire con la Hasbro in America e in Canada, e come voi sapete insomma ha fatto un crowdfunding la Hasbro, e siamo intorno ai 3 milioni e quasi 900 mila dollari.
ed insomma è notevole il crowdfunding. Dopodiché uscirà ovviamente anche in Europa e vedremo anche un discorso di traduzione. Non vi posso anticipare niente, ma sappiate che sono già in contatto con la Hasbro, perché ho già fatto un paio di proposte per la traduzione in italiano, ma questo è un discorso che faremo quando ho qualche notizia più certa, perché sto ancora aspettando la seconda risposta di Hasbro, che è quella importante, dove ci dicono dai, parliamone e vediamo cosa fare. Ma al di là di questo stiamo facendo un tavolo completamente in 3D, avete già visto sicuramente anche questo video nel palinsesto del vlog, però ve ne riparlo un attimo. My Dungeon praticamente fa questo sistema modulare con i magneti sotto, fatto in resina, è una resina che simula il gesso, si vede forse meglio quando non è colorata, in questo caso qua. La resina che simula il gesso praticamente è molto comoda, perché fate un solo passaggio di wash. In questo momento sto usando il Basilicarum Grey, che è delle Contrast, e sta andando benissimo, perché l'olio dei Contrast va ancora più nei recessi e lascia più libero il mattone di colore, quindi già con una mano avete praticamente fatto le pareti, e quindi non dovete sbattervi troppo con 8000 dry brush eccetera. Però io lo farò, quindi farò un tavolo che voglio definire definitivo, e questo tavolo sarà niente un po' di meno che il tabellone di HeroQuest nuovo, quello della stampa nuova, che è molto più grande, fatto in 3 dimensioni, tutto con il sistema di My Dungeon magnetizzato, su un tavolo come quello di Neo Custom Miniatures del Vlog TV, fatto però più in piccolo, dove incastoneremo dentro questo tavolo in 3D. Il tavolo sarà più basso, io lo definisco un coffee table, 4 persone che si siedono intorno a un tavolino un po' più piccolino, no? Per il caffè o il tè delle 5, e però sarà molto molto bello, perché nel frattempo useremo tutte quante le miniature di Boris e della Zilot Miniatures, ed ecco perché questa joint venture di questi due sponsor. La cosa molto forte è che, uscendo HeroQuest, farò in modo che ci sia una puntata per ogni quest nuova e anche una puntata per ogni quest del vecchio HeroQuest, più ovviamente andremo avanti con le inedite fatte dallo studio e fatte dalla community. Già qualcuno mi sta mandando qualcosa, e saluto anche il forum di HeroQuest, che è un forum accesissimo. Scusatemi, il microfono mi sta partendo. È un forum che lavora tantissimo e che esiste da una vita ormai, ed è fantastico, perché lì trovate tutta la community. È il forum di HeroQuest proprio italiano, l'unico, e quindi saluto anche loro. E niente, quindi questo credo che sia un altro progetto di quelli veramente stupendi, definitivi, perché avrete un palinsesto con una puntata a settimana ogni 15 giorni, sto ancora decidendo, dove vedrete per l'appunto le quest svolte però in questo ambiente stupendo, con delle riprese quasi da film. Altra cosa stupenda, un nuovissimo sponsor, Hexagon Studio 3D, o meglio Hexagon 3D Studio, per come è il loro logo. Loro fanno stampe in 3D, e tra le altre sono qui nella provincia di Venezia, quindi con loro sto lavorando a stretto contatto e stiamo facendo delle cose fantastiche. Innanzitutto vi faccio vedere le cose a cui mi collego di più, che sono le stampe che abbiamo fatto per Massive Darkness. Massive Darkness è un dungeon crawler, esattamente come HeroQuest, molto più moderno ovviamente. Faremo delle puntate su quel tavolino e anche su questo grande, con tutte quante le quest anche di Massive Darkness, e vi stiamo stampando. Ora le vedete in colori accesi, perché abbiamo usato o stampanti a filamenti o stampanti che fanno in resina a collatura, diciamo. Poi io non sono espertissimo, ma avrò in studio anche Hexagon, intervisterò Francesco, si chiama come me, e il suo collega, il suo socio, e vi racconteranno un pochino loro come funziona la stampa 3D, che tipo di mondo è. Sono molto giovani, quindi anche loro si sono aperti ora a questa idea, però vi daranno una grande secondo me opportunità per comprendere quanto il mondo di internet stia cambiando letteralmente anche il mondo lavorativo, perché ci sono persone tipo Francesco che sta studiando ingegneria, che magari un giorno per lavoro non faranno l'ingegnere classico come ce l'aspettavamo noi fino a 10, 15, 20 anni fa e prima, ma magari faranno progettazione su ZBrush e stamperanno in 3D cose che prima era inaspettatamente, cioè è impossibile immaginare una cosa del genere
fino a 10 anni fa, adesso una stampante la pagate anche 400 euro e potete avere già una definizione notevole, potete già fare miniature. E stiamo stampando del materiale comunque per Massive Darkness, quindi dei portacarte. Come vedete qui addirittura abbiamo usato filamenti di colore diverso perché abbiamo usato quello che avanzava, tanto poi io coprirò col primer, quindi diventeranno neri oppure grigio scuro, e quindi avete il portacarte che sono collegabili fra di loro e quindi ne avete più di uno. Vedete che la stampa in 3D funziona così: avete un file STL e da quel file in 3D che potete girare, modellare, ingrandire, rimpicciolire, stampate. L'altra cosa fantastica che stampano loro sono le stampanti con le miniature, e queste, guardate che roba, sono 2 token praticamente di cartone, di cartoncino all'interno della scatola di Massive Darkness, qui rifatti in 3D, e sono stati trovati da me online, poi li ho passati a Hexagon e Hexagon me l'ha stampati. La cosa molto bella è che file come questi sono diciamo reperibili in rete anche gratuitamente molto spesso. E poi stiamo facendo una cosa fighissima con un altro sito che non è sponsor in questo momento ma che sto contattando perché mi piace un sacco. Loro praticamente fanno in 3 dimensioni esplosioni di questo tipo, fanno scudi per i Tau, quindi fanno tutti elementi che si possono unire alle miniature della Games Workshop. E qui è fantastico, guardate, questo è un drone dei Tau, mettiamo che sia un drone shield, quindi un drone che fa da scudo, e come vedete io praticamente posso attaccare sotto il drone, cioè sotto, scusate, nel piedistallino trasparente, lo scudo, o lo dipingo come se fosse di energia, o potrei anche farlo stampare in resina trasparente, e poi quindi con una lavatura semplicemente aver già decorato, e praticamente simula l'esplosione del colpo. Ce n'è uno addirittura con il colpo che arriva, guardatelo qui, eccolo qui, con il colpo che esplode contro, vedete, e questa cioè, secondo me l'idea è geniale. Voi avete praticamente questa cosa che attaccate al gambo trasparente e il drone si difende giustamente come se si vedesse per un attimo l'esplosione dello schermo di energia. Questa è un'altra idea stupenda. Abbiamo per esempio stampato sempre con Hexagon, vedete, i missili che partono dalle postazioni da terra dei Tau, lanciamissili. Abbiamo stampato le porte di My Darkness, quindi anche qui porte utilizzabili che si possono anche tra le altre aprire e chiudere. Abbiamo stampato poi cose fighissime come i reattori degli Space Marine con lo zaino che volano. Invece di metterli sul piedistallo trasparente, questi vengono attaccati al jetpack che sta sulle loro spalle, e poi dipinto come fosse una fiammata simula, e qui avete la basetta, simula praticamente è andata la partenza. Adesso l'ho rotto subito, no, anzi questa è una prova per farvi vedere che la resina resiste, sto scherzando. A parte questo, diciamo che anche con Hexagon abbiamo dei bei progetti, perché chiaramente quando si apre il mondo della stampa 3D puoi fare tutto, quindi quello che ci verrà in mente da qui in poi lo vedrete durante l'anno e i prossimi anni, ma sicuramente faremo cose belle insieme. Che d'altro dire? In questo momento credo che sia tutto, mi sembra anche abbastanza perché ho lavoro praticamente per tutto l'anno, e spero di poter arrivare presto con le prime puntate del palinsesto, con HeroQuest, con Massive Darkness, con le partite di Warhammer 40.000, di Age of Sigmar, di Warcry. Faremo partite con il nuovissimo Warhammer Quest, di cui farò un'anteprima breve appena mi arriva la scatola. E Warhammer Quest credo che sia il gioco più vicino a Mordheim, passatemi l'idea, nel senso che l'ambientazione è quella di un vecchio Mordheim, quindi piacerà molto anche a chi come me magari comincia ad andare su con gli anni. Però lasciamo perdere questo discorso e ci vediamo molto presto con le prime puntate del nuovo palinsesto di Neo Custom Miniatures Blog TV. Fate iscrivere i vostri amici, fate iscrivere i vostri genitori, tutti, guardate Neo Custom Miniatures Blog TV. Ciao!